Bentornati su Celebrita dalla Turchia, il luogo in cui la musica incontra l'emozione e i racconti diventano momenti che si sentono sulla pelle. Se amate rivivere le notti più indimenticabili dello spettacolo turco, iscrivetevi al canale e premete "Unisciti" per sostenerci ancora di più, perché la storia di stasera merita di essere ricordata. Ieri notte, Istanbul non ha semplicemente assistito a un concerto, ha vissuto una rivelazione. Sotto il riflesso caldo delle luci dorate di una sala gremita, Gökberk YLDRM, l'attore diventato musicista al centro di sussurri da mesi, è entrato in qualcosa di più grande di una performance. Fin dal primo accordo che ha attraversato la sala, si è percepita un'elettricità diffusa, la sensazione collettiva che stesse per accadere qualcosa di straordinario. La serata è cominciata con una calma sicura. Gökberk è salito sul palco con il suo fascino abituale e ha salutato i fan come si fa con gli amici di lunga data. Il suo sorriso aveva il calore di chi si sente a casa sotto i riflettori. Ogni nota sembrava un filo che cuciva i cuori del pubblico, unendo file e balconate in un respiro condiviso. La gente si è lasciata cullare, ha cantato, ha applaudito, non erano semplici spettatori, erano parte dello stesso battito. La scaletta, curata con attenzione, tracciava un cammino tra gioia, desiderio e nostalgia. Poi, qualcosa nell'aria è cambiato. Tra un brano e l'altro, Gökberk ha riso, ha scherzato, si è avvicinato al bordo del palco per stringere le mani che si protendevano verso di lui. Ha lasciato che il pubblico finisse dei ritornelli, ha sorriso ai ricordi evocati dai suoi versi. Era una serata costruita sulla vicinanza, non sulla distanza. E poi, in una pausa dilatata quel tanto da far trattenere il fiato a tutti, ha fatto un passo indietro, ha posato la mano sul petto e ha pronunciato le parole che hanno cambiato tutto. Ogni melodia che ho toccato stasera, ha detto con voce bassa, è per un'unica anima. Canto per Cemre. La sala è esplosa. Non è stata un'onda, è stata una tempesta. Urla, lacrime, risate, applausi, un'esplosione emotiva che ha fatto tremare i muri. Da mesi i fan ipotizzavano un legame con Cemre Arda, la donna rimasta come una musa dietro ai suoi testi. Ma ieri notte, in un solo istante, Gökberk ha dissipato ogni dubbio. I telefoni si sono alzati come stelle nel buio, migliaia di persone hanno catturato quel momento da ogni angolazione. In pochi minuti, la dichiarazione era ovunque. I social si sono trasformati in un fiume di ammirazione, incredulità e gioia. Finalmente l'ha detto, ha scritto un fan. Lo aspettavamo da così tanto. Altri lo hanno definito il momento più romantico dell'anno, elogiando la fragilità nella sua voce e la sincerità del suo sguardo. Ricordate di mettere like a questo video e di lasciare un commento. Cosa pensate di una confessione così audace davanti a migliaia di persone? Credete che gli artisti debbano svelare le loro muse o il mistero debba restare una parte dell'arte? Diteci la vostra qui sotto, e non dimenticate di iscrivervi a Celebrita dalla Turchia per altri racconti incredibili come questo. Quando l'applauso si è placato, sul volto di Gökberk è comparso un sorriso diverso, non quello costruito di un interprete, ma quello lieve di un uomo alleggerito. Ha inspirato profondamente, ha sfiorato di nuovo le corde, e ha proseguito. Da lì in avanti, ogni suono è apparso diverso, saturo di un calore nuovo. Più volte, alla luce dei riflettori, i suoi occhi hanno brillato, come se ogni frase portasse con sé una verità troppo pesante per restare nascosta. A volte, ha sussurrato tra un pezzo e l'altro, il motivo per cui Crei si riduce a una sola anima. A me è successo così. La sala ha risposto con un boato, e per un attimo è sembrato che la città intera si fosse fermata ad ascoltare. Dietro le quinte, l'aria vibrava di supposizioni. Alcuni tecnici si scambiavano sguardi stupiti, altri bisbigliavano. L'hai sentito? La domanda non era se si trattasse d'amore, ma da quanto tempo stesse crescendo in silenzio. Cemre Arda, da parte sua, ha scelto il silenzio, nessun post, nessuna storia, nessun cenno. Quella quiete ha solo amplificato il frastuono là fuori. Era una rivelazione pianificata o un lampo di onestà? Nessuno lo sapeva, e forse era proprio questo a renderla così potente. Nel frattempo, le clip della sua ammissione correvano in ogni angolo della rete.
Il video di lui che dice "Canto per Cemre" riempiva le timeline, raggiungendo milioni di visualizzazioni nel giro di poche ore. I fan condividevano e ricondividevano quel frammento, chiamandolo storia in movimento. Non ha solo cantato, ha confessato, ha scritto un utente. Si sente l'amore anche attraverso lo schermo, ha commentato un altro. Quando la notte si è fatta più profonda, Gökberk è tornato sul palco per il bis. Il mattatore giocoso dell'inizio non c'era più. In sua vece, è apparso un poeta. È rimasto immobile nel cono di luce con solo la chitarra e un sorriso quieto. A volte credi che il palco possa tenere nascosto ciò che hai nel petto, ha detto, ma non può. Stasera ogni canzone ha un'unica ascoltatrice, e quella ascoltatrice è Cemre. La platea è esplosa di nuovo. Le persone hanno gridato il suo nome, hanno pianto senza vergogna, hanno battuto le mani fino a farle arrossire. In quegli ultimi minuti, la sala dei concerti è diventata un santuario di emozioni condivise. Non era più soltanto la storia di un musicista e della sua musa, era la verità che trovava voce davanti a migliaia di testimoni. Anche quando le luci hanno iniziato a spegnersi e i primi spettatori si sono mossi verso le uscite, nessuno voleva lasciare evaporare quell'incanto. Fuori, si formavano piccoli gruppi che rivedevano la confessione sui telefoni, come una leggenda urbana che prende forma in tempo reale. Questo resterà, ha detto una donna, ancora con le mani tremanti. Ci ha regalato un pezzo del suo cuore. Quando gli ultimi echi si sono dissolti, Istanbul aveva già cominciato a riscrivere la propria storia musicale. In molti lo chiamavano già la notte della confessione, l'istante in cui uno spettacolo si è fatto qualcosa di sacro. Le pagine di intrattenimento hanno iniziato a chiedersi cosa sarebbe accaduto dopo, una comparsa insieme in pubblico? Un videoclip con Cemre? O forse una collaborazione capace di sigillare per sempre questa storia in melodia? Qui a Celebrita dalla Turchia non possiamo fare a meno di domandarci, è stata pura spontaneità o una dichiarazione preparata e avvolta nell'arte? Qualunque fosse la verità, ha ricordato a tutti perché ci innamoriamo della musica, perché dice ciò che le parole, da sole, non sanno portare. Se eravate lì, o se avete visto quelle immagini online, probabilmente lo avete sentito anche voi, il tremito che ha attraversato la sala, il punto esatto in cui il cuore e l'arte si sono toccati. E forse è proprio questo che significa performance autentica, stare sotto luci accecanti e dire, ecco chi sono, qualunque sia il prezzo. Mentre la storia continua a diffondersi sui social, una cosa è certa. Gökberk YLDRM ha trasformato la sua arte in una lettera d'amore pubblica, e Cemre Arda ora abita ogni verso che canta. Istanbul passerà presto al prossimo concerto, è nella natura della città, ma questa notte resterà incisa nella sua memoria sonora, riascoltata in innumerevoli cuori. Non dimenticate di dirci cosa ne pensate, è stata la confessione più toccante che abbiate mai visto su un palco? E quale momento di celebrità vorreste che raccontassimo la prossima volta? Commentate qui sotto, iscrivetevi, e se volete aiutarci a dare vita a sempre più storie, premete il tasto Unisciti per sostenere Celebrita dalla Turchia. Fino alla prossima, tenete il cuore aperto, tenete le playlist piene, e ricordate, su Celebrita dalla Turchia ogni storia ha un ritmo, e a volte somiglia terribilmente all'amore. La città, intanto, non ha smesso di mormorare. Si parlava delle canzoni con cui aveva aperto, del modo in cui aveva allungato le frasi come per prendere tempo, degli sguardi strappati verso il fondo della sala, come se cercasse un segnale. Alcuni giuravano di aver visto Gökberk guardare un punto preciso, come se lì fosse seduta la persona a cui stava pensando. Altri raccontavano di aver incrociato lo sguardo di un'amica di Cemre, anch'essa in silenzio, complice e immobile. Ma su una cosa erano tutti d'accordo, l'aria aveva un sapore diverso dopo quelle parole. Come quando un segreto, finalmente, smette di graffiare dentro e si fa respiro. Qualcuno ha ricordato i primi passi di Gökberk nella musica, quando ancora i commenti lo chiamavano l'attore che canta. Quell'etichetta ieri si è sciolta. Il pubblico non ha visto un volto televisivo che interpretava una parte, ha visto un uomo che non aveva più paura di dire il proprio nome e quello di chi ama nella stessa frase. E il rischio, grande, di affermarlo non in un'intervista protetta ma davanti a una folla viva,
pulsante, pronta ad accogliere o a giudicare. La verità, però, ha trovato una casa. E una chitarra, come a volte accade, è stata più affidabile di 1000 comunicati. Intanto, il silenzio di Cemre Arda è diventato la cornice perfetta per la dichiarazione di Gökberk. Nessuna smentita, nessuna conferma, solo spazio. Quello spazio ha permesso a ciascuno di proiettare interpretazioni, speranze, timori. C'era chi aspettava un post con una sola parola, chi una foto, chi un frammento di canzone condiviso. Ma forse l'assenza di rumore era la scelta più rispettosa verso un istante che aveva parlato a sufficienza da solo. L'arte, quando fa centro, non chiede eco, genera ascolto. Nel corso della notte, i numeri sono saliti come marea. Visualizzazioni, commenti, condivisioni. Ogni piattaforma ha raccolto il suo picco. I giornali online hanno rilanciato il video con titoli accesi, gli opinionisti hanno parlato di gesto coraggioso, e i fan hanno costruito thread pieni di frammenti. Il primo sorriso dopo la frase, il modo in cui il plettro ha tremato sul giro successivo, il silenzio che ha preceduto l'urlo. Chi era in sala ha scritto lunghi resoconti, chi ha visto da casa ha raccontato la pelle d'oca. L'effetto è stato lo stesso, un cerchio che si allarga. Poi, il bis. Il ritorno. Pochi minuti, eppure un mondo. La voce di Gökberk è sembrata più bassa, forse più vera. Ha ripreso un brano che molti riconoscono come il suo più intimo, lo ha spogliato degli orpelli, lo ha lasciato nudo. Non posso nascondermi, ha detto prima di attaccare l'ultimo ritornello, non più. Qualcuno ha giurato di vedere le sue labbra articolare il nome di Cemre anche quando il microfono era lontano. Qualcuno, nelle prime file, piangeva come a un rito. E quando l'ultima nota si è spenta, il silenzio è stato così pieno da sembrare un suono. Non è un caso che oggi tutti parlino della notte della confessione. Le storie che restano hanno sempre un istante preciso in cui diventano inevitabili. Ieri, quell'istante è stato una mano sul petto e il nome di Cemre Arda detto come una preghiera e una promessa insieme. Da quel secondo in poi, tutto il concerto si è riassemblato attorno a quella verità. Le canzoni di prima hanno assunto nuovi colori, quelle dopo hanno brillato di senso. Era ancora musica, certo. Ma era anche qualcosa in più, una testimonianza. E noi, a distanza di ore, continuiamo a pensarci. Forse è per questo che ci viene spontaneo chiedervi. Siete per la trasparenza totale o per la magia del non detto? C'è chi sostiene che svelare la musa tolga mistero alle canzoni, c'è chi risponde che, al contrario, le renda più vive. La nostra curiosità è sincera, diteci dove vi posizionate. Qui a Celebrita dalla Turchia, intanto, ascoltiamo, raccogliamo, e proviamo a restituirvi il cuore delle cose. Perché, al netto dei riflettori, resta il battito. E ieri il battito aveva un nome e un volto. Prima di salutarci, un ultimo pensiero, se il prossimo passo fosse un'apparizione insieme? Un'uscita a sorpresa, un cameo in un video, o una canzone scritta a 4 mani? Sono ipotesi, certo. Ma il bello delle storie vere è che non hanno bisogno di fuochi d'artificio per continuare. A volte basta un silenzio ben custodito, a volte una frase detta su un palco. Per ora, ci teniamo stretto ciò che abbiamo visto. Gökberk YLDRM che, davanti a tutti, sceglie di dire, canto per Cemre. E una città intera che, riconoscendosi in quel coraggio, risponde con un boato. Raccontateci come l'avete vissuta. E se volete sostenere i nostri racconti, ricordate, iscrivetevi, commentate, e premete unisciti per supportare Celebrita dalla Turchia. Torneremo presto con altre emozioni, perché su questo canale ogni storia ha un battito, e a volte quel battito ha il suono inconfondibile dell'amore.